a 18 anni, come uscito dal collegio, devo stare subito in Germania. 18 anni. Il 23 settembre 1943, alle 7 di mattina, venne un banditore che diceva tutti i giovani dal 1920 al 1925 si devono presentare in mezzo al Gallo, se no i tedeschi avrebbero ammazzato le famiglie. Tutti si presentarono. Che hanno pigliato il giorno dopo è stato peggio. I tedeschi non perdonavano. Ci portarono a Fontana Fredda, ci concentrarono a Fontana Fredda, ai Muti. Là ci concentrarono tutti quanti, ci concentrarono. E la sera ci portarono con i carri a Fondi. A Fondi ci fecero presi il treno per Roma, però da Fondi a Roma 2 persone scapparono. E allora a Roma ci misero nei carri a bestiame, ci chiusero e non ci fecero uscire. Facevano uscire 2 volte al giorno con i mitraglia, così, non ci facevano uscire. Per fare un po' di acqua avevamo fatto un buco vicino a legno là, e là facevamo l'olio. Poi quando scendevamo per fare qualcosa grande come non riusciamo a fare perché stavano con boschetto così. Uscire a stento vedevamo l'acqua. Poi a San Giovanni in Versiceto, vicino a Milano, no? Vennero ci fecero un sacco di attenzione, tutti quei milanesi. Ci portavano da bere, ci portavano da mangiare, non sapevano più che c'era, però l'accoglienza era troppo bella. Ce lo davano per i finestrini, ce lo davano. Dice dove andate? Dove ci porta? Che ne sai dove ci porta? Poi da Fondi ci mettiamo 3 giorni e ci portarono a Dachau. A Dachau venne un dottore di Lenzing che gli servivano 100 persone. E tra queste 100 persone c'erano quasi tutti quelli del Gallo. Allora, il giorno dopo ci spogliarono tutti quanti, nudi, ci passarono nella camera e ci disinfettarono, insomma. Poi il giorno dopo ci assegnarono i posti per lavorare. Io e 5 persone del Gallo stavamo ai lavori pesanti, ma pesanti, veramente, notte e giorno. 7 ore di giorno e 7 ore di notte, a turno. I lavori pesanti, tutti i lavori pesanti, i più pesanti che ci stavano. No. Poi andavamo a mangiare ci davano la zuppa, e di birra quando ne volevamo, però sempre a pagamento. Poi andavamo a lavorare, ognuno teneva il posto suo di lavoro. Anzi, prima dormivamo in baracca a doppio scompartimento, no? C'erano i castelletti, primo e secondo. Dopo 15 giorni stavamo tutti carichi di pedocchi, tutti carichi di pedocchi, e dormivamo nudi, così ce n'era di più. E la mattina andavamo al lavoro. Ci davano da mangiare poco, un quarto di pane, mezzo chilo di pane, a zuppa, e limonate e birre quando ne volevamo, però sempre a pagamento. Lavoravamo i lavori pesanti, ma veramente pesanti. Io non ci stavo abituato ai lavori pesanti. Io ho lavorato primo ai lavori pesanti 6 mesi, poi ai lavori pesanti mi mandarono alla fabbrica di lana, era chiamata Zelvol. Con legno si estraeva la lana. Dopo 15 giorni perdevamo tutti i peli che tenevamo addosso. Allora io parlai con uno delle SS, disse se mi fate cambiare il posto, io vi do tutta la quota di sigarette e vino, che ci mandavano i italiani, disse non ti preoccupare, domani mattina vieni da me.
e andiamo dal dottore. Dissi, dal dottore non ci possiamo andare perché già mi ha pigliato a calci. Allora disse, non ti preoccupare, io appartengo alla SS e ti faccio cambiare il posto. Allora dalla fabbrica di lana alla fabbrica di salame. La fabbrica di salame stette più di 8-9 mesi là. Là con legno che stavamo facendo il salame. C'era un ingegnere che stava là che mi voleva bene, però ci stavano delle tedesche che non mi volevano bene, no? Allora lui ci mise a fare le analisi, se l'Eroson era chiamato questa cosa, se aumentava o non aumentava. Io feci il primo, insomma, disse beh, disse De Nicola tu rimani sempre qua. E facevamo delle botti grandissime di salame. Una sera ci stava una botte grande di 25.000 litri e il salame non andava bene, quello era liquido che poi ci si metteva con cima e diventava carne, si condiva col salame, col sale e poi diventava carne. Allora i tedeschi, i signori tedeschi mi colparono a me che non stava bene, disse no, tu rimani qua, stai bene. E io rispondevo pure al telefono, tutte le sere facevano l'allarme, frigo allarme, tutte le sere, allarme, per quando il ricovero, no? Quando venivano gli apparecchi. Suonava l'allarme, che ci dovevamo nascondere. Io non mi nascondevo mai perché sapevo che non bombardavano. Però un giorno era le 11:30, vennero 50-60 apparecchi, allora scappavo. E io stavo con l'Ucraina, cominciarono a mitragliare, e mitragliavano poi, e ci buttammo a terra. Là ci stavano le trincee, ci mettevano le trincee, però io non mi sono nelle trincee. Ci buttammo a terra così e ci salvammo, però parecchi morirono, bombardamenti, sai. Dopo la fabbrica di salame chiusero e andai a Linz. A Linz facevamo i canali di gesso, facevamo tutto a mano, allora non esistevano le macchine. Facevamo 4-5 metri di trincee che poi ci dovevano mettere i tubi per la foto. A un certo momento una signora spilò il gabinetto, no? E non si poteva stare là per la puzza. Dissi al maestro, sceglietemi a voi che me ne salvano voi. Non ti preoccupare, se stai qua domani ti faccio fare 3 giorni di festa. No, non le voglio fare i giorni di festa, me la voglio salire. Salì, poi il sabato santo del 45, a Linz fecero un bombardamento serrato, ma serrato veramente, no? Io andavo sotto il ricovero, però c'è stato il ricovero tedesco e il ricovero degli stranieri. Io andai nel ricovero degli stranieri, però me ne andai nel ricovero tedesco. A un certo momento bombardarono un bombardamento serrato e si tolse la luce del ricovero. Allora io parlando, ci stava un amico mio che è morto 8 giorni fa, Guido Pacitto, no? Disse, oh Vittorio, Guido che fai? Noi veniamo dall'Ungheria, qua c'è sta pure il professore Maccarone, c'è sta Gigetto Martellini, tutti amici miei, tutti compagni. Quando uscimo fuori ci salutammo e accompagnammo. Poi, vedendo i vagoni che stavano alzati, i vagoni di treno, il bombardamento serrato, io tenevo un amico mio a Volsecchi, che stava alla fabbrica di carbone. E alla fabbrica di carbone io ci andavo che si mangiava troppo bene, stavano sporchi, però si mangiava troppo bene. E io andai là. Però per prendere il treno non lo potetti prendere all'Inizio di carbone. Andai alla fabbrica di carbone, là stette un paio di giorni che ci Pasqua là che ci mangiavamo parecchia roba, ci mangiavamo, che noi non mangiavamo poco niente. E stetti là, poi tornai di nuovo a Lenzing. A Lenzing stavo lavorando
era la sera, era d'inverno, no? E ci mettevano a segare la legna. No, dicevo io, prendiamo la legna, mettiamola coperta, si chiamava coperta, no, molte nix, niente. La legna la segavamo fuori, sotto all'acqua, sotto la riva, per le stufe, per roba. E poi una sera, mentre che stavamo aspettando il turno di lavoro, venne un greco. Là ci stavano i comodini e prese le sigarette. Allora ci stavano questi amici miei di Carlo, dice guarda, qui te ne tante sigarette e noi ne teniamo niente. Dissi, io a scassare, però non prendo niente. Se ne andò sto greco, io aprì il comodino, stavo per 8 giorni a fumare 4 persone. No. La mattina disse, mo dobbiamo andare vicino alla stufa, che lui viene il greco qui e vede che fiamma. Noi abbiamo chiuso regolarmente, non risultava niente. Il greco quando aprì il comodino e vede che ci mancavano le sigarette, il lucchetto stava completamente chiuso, e faceva osservazione, ma facevamo noi, ma se il lucchetto sta chiuso, chi apre la sigaretta? Questa è l'impressione. No, poi cominciava a bestemare, noi sapevamo tutto, però dopo ce ne andavamo. Poi un'altra volta, quando stavo ai lavori pesanti, ci stava un maestro che fumava. Io non fumavo, lui ogni mattina si portava la colazione. Io quando vedeva la colazione gli davo 2 sigarette e lui mi dava il pezzo di pane. Faceva, io basta che fumo, non voglio mangiare. Io facevo, basta che mangio, non voglio fumare. E stetti là. Poi la sera ci mettevano a scaricare i vagoni di carta, di legna. Scaricavamo i vagoni, la sera cominciarono con 4 vagoni. Quando avete finito, ve ne andate. Poi 4, 5, 6, 7, arrivati a 7 dice no, adesso lavoriamo, piano. Cioè, la mattina quando venne su maestro e vedi che abbiamo scaricato 4 vagoni, stavano tutti i vagoni dietro e continuavamo a lavorare, non ci siamo accisi però, no? E allora dopo poco ci processavano. Poi ci stavano 2 di Rocco con Vina, e uno del Gallo proprio, che adesso sta in America, e un altro è morto, fino a San Antonio. Lavoravano nello spianeraio, stavano un po' a capo. Allora stava un passaggio a livello che indicava che bisognava fermarsi. Loro presero e lo buttarono a terra. La sera vennero le SS in baracca, disse se non sappiamo chi ha buttato a terra questo segnale, facciamo la decimazione. Nessuno parlava. Poi uno di quelli disse no, chi è stato Serafino è stato Tommaso. Allora ebbero a SS, e comunque abbiamo sofferto parecchio. Poi quando stavo a Lenzing ci stava una suora tedesca, io tenevo pure una sorella che stava a Teano, una suora tedesca che ci voleva molto bene. Tutte le volte che andiamo là ci faceva mangiare, ci dava roba da portare via, si chiamava Sciavesti Nicola, però ci ha fatto assai bene, assai. E andavamo, quando avevamo bisogno andavamo là, ma poi c'è sta tanta cosa ancora da raccontare. Poi un'altra sera, quando stavo ai lavori pesanti, scaricavamo i vagoni di patate, ma vagoni grandi, con le forche scaricavamo. Là ci stava la fabbrica, dove stavo io, ci stava la fabbrica di lana e ci stavano i carbonfossi. Allora rubavamo le patate, abbiamo fatto sotto, erano speciali, questa si chiamava l'ambemea. Disse, ma come sono? Sono cartoffi, non sono buoni? Oh, mangiate, se ne mangiavo una. Poi disse, sono buone, se ne mangia pure un altro. Però sono stato poco tempo a Linz. Quando cominciarono a venire gli americani, a noi ci spostarono da Lenzi e ci mandarono a Linz. Però ho fatto un mese e mezzo. La maggior parte stava molto assieme questa gara, la maggior parte. Poi gli altri che stavano a Linz, che stavano a parte, che stavano con il dottore Baccaroni, che stavano. Ma generalmente stavamo tutti quando paesano, tutti a Lenzi, perché ci portavano a Dachau e a Dachau ci dovevano ammazzare, no? Però venne questi ingegneri che ci servivano 100 persone, ci prese e ci portava a Lenzi.
E là siamo stati parecchio tempo a Lenzi. Ai lavori pesanti, è stata a sfiderare e a fabbrica di salame. Mangiare a scorze, ci dava mezzo chilo di pane, ci doveva bastare la mattina e la sera, piano ci lo mandavamo e la sera non dovevamo lì. Poi il giorno di sabato santo del 45 c'erano i tedeschi che dovevano fare una festa dove a noi ci stava una cantina grande che ci andavano 5.000 persone a mangiare. I tedeschi dovevano fare una festa e noi stavamo fuori. Ci fecero mangiare la mattina, ci fecero mangiare e la sera non ci doveva tornare. E noi stavamo scaricando i vagoni erano fatti i trasporti, stavamo scaricando i vagoni di carta, no? Però se andavano a dormire mele là che la fame era assai. Ci stava uno di Pippo qua e Pagino. Disse, basta che scassate, poi ci mangiamo. Però è scasso, però io non ci trovo. C'è stato uno qua di Pippo, è stato 2 ore a mangiare mele là. E poi cacciai e mangiamo tutti quanti le mele, tutti quanti. Comunque, tipo, quasi 3 o 4 giorni tutto a mangiare mele. Facendo la panza che era così giorni. E nelle cantine non ci posavamo entrare e stavamo fuori. E non ci davano a mangiare, a giri di Natale. Internazione. Io dove stavo io a Lenzing, ci stava un grosso fabbricato, ci stavano le ebree, tutte ragazze da 18 ai 23-24 anni, no? Per mangiare dovevano andare a mezzanotte alla sera. Poi un giorno gli tolsi tutti quanti i capelli da addosso, tutti senza capelli, no? 5 ragazze si abbracciarono e si andarono a buttare sotto a 3. Ucraini, ebrei, guarda c'era. Tutti e 3 morirono, tutti 5. Si misero sul braccio, passava il treno là vicino alla strada. E poi tutte senza capelli, tutte quante le parevano brutte che le vogliono, tutte 18, 20 anni, che le avevano proprio sfugge. Gli ebrei li volevano togliere proprio da mezzo, i tedeschi. Sotto al ricovero quando ci incontrammo con Guido Pagitto, Cicetto Martellini, Gabriele De Pippo, compagnia bella, mamma mia, a oscuro, poi uscimmo fuori, siamo salvi, gente, siamo salvi, ma facevamo un bombardamento tornato all'Inizio, i vagoni stavano alzati tedeschi, e là sono pure questi che tornavano dall'Ungheria, Guido Pagitto, Cicetto Martellini, Rosso Maccarone, tutto qua, non era De Pippo, tutto De Pippo Francesco qua, un sacco di gente ci stava, ma i ricoveri erano fermi. E quando erano lunghi, ma non venivano mai, io l'ho vissuto, e come l'ho vissuto. Per andare a mangiare, mica tenevamo scarpe di suola, tenevamo scarpe di legno, quando passavamo sentiva il rumore, Una volta, quando andai alla fabbrica di salame, c'è stato un ingegnere che faceva i buoni, disse, io vorrei un paio di scarpe di sola. Disse, no, è impossibile, dice, voi fatemi il buono. Andai al negozio, pigliai il buono e 2 pacchetti di sigarette. Disse, che volevo, un paio di scarpe, qua. Quando l'ingegnere vide che le scarpe là, disse, e come hai fatto? Non ci stanno quelle di legno, ma queste qua. Non mi poteva vedere l'ingegnere. Là tenevamo il camice bianco,
disse, ingegnere, fatemi buono per una tuta. No, no, è impossibile, se vuoi il cambio ci abbiamo. E fece la stessa cosa, mi fece buono, due pacchetти di sigarette, cioè prendete quello che volete. Là quando venivano le sigarette, tutto quello che volete, voglio tutto. E mi fece il cambio la tuta. Quindi l'ingegnere, che hai fatto qua? Ieri sera sono stato là, ha detto quando te io stato, poi quando viene il camice bianco ve lo do. Quando stavamo alla fabbrica di salame c'è stato un greco che faceva il lavativo. Io stavo sveglio, dice, ma vado un po' a riposare, vatti a riposare, però se viene qualcuno ti svegli. Se metteva a dormire scendeva la mattina e io stavo là, pronto per l'allarme, tutte le sere allarme, frigo allarme, tutte le sere. Il tempo è passato, io tengo 92 anni, bombardamenti e metricatrici, buonanotte e giorno, menavano i razzi di notte, no? Mamma mia, era più giorno di questo, menavano i razzi per bombardare. E allora stavamo sotto ai Trigeno. Quando stavamo in baracca, carichi di pedocchi, con luce accesa, dormivamo con luce accesa, carichi di pedocchi, e i panni li mettevamo così per non ci mandare i pedocchi. Stavamo una ventina di persone, proprio tutte di galera. Il bagno stava sul ruscello, e quando andavamo sotto stava l'acqua, noi stavamo sopra. Ci stavano le ucraine che facevano pulizia alle baracche, poi d'inverno ci stavano le stufe a carbone legno, carbone fossile. Noi facevamo le patate fine, mettevamo vicino alla stufa, se cuocevano poco ci mangiavamo. La fame era brutta, troppo brutta. Zuppa, però ci stavano certe robe che erano carote, robe che erano acide, e ci mangiavamo. Ma generalmente sempre zuppa, la zuppa. Ma là mangiavamo 5.000 persone. La fabbrica si chiamava Zelvol. Là per entrare e per uscire ci seguì il tesserino. Per entrare, se non devi il tesserino non ti facevano uscire. La legge era severa. Se il tedesco, quando facevamo il salame, disse bravo, di buon italiano, vuoi rimanere qua? Sì. Appena finita la guerra, me ne scappo. Una sera stavano i fasci così di legna. Volevamo pigliare un fascio per portarlo in delle baracche per accendere la stufa, no? Andavamo a pigliare questo fascio e chi gli sono ricaduto uno con l'altro. Mentre che stavamo pigliando il fascio, accendere la luce, scappavamo. I tedeschi prendevano le patate un giorno, una notte avevamo scavato. E noi avevamo scavato. Ecco. Qualche giorno che poi stavamo liberi andavamo cercando le elemosine, accampavamo. Però ci davano poco niente, la fetta di pane sia a noi, dice noi non teniamo manco per noi. Chi ci dava una cosa, ci davano delle pere amare, e per la cerba facevano un mosto, facevano. E giravamo sempre per i baracche. Abbiamo sofferto parecchio, ma parecchio. Quello non si può descrivere, quello che mi mancava perché facevo il mercato nero, su per giù, mancava sempre perché teneva sempre un po' di pane abbondante, ma c'è questa gente che le ebrei ne potevano proprio ridere, i tedeschi ne potevano proprio ridere. A mezzanotte, per si mangiare un poco di brodo, a mezzanotte ne a cantina. E proprio dovevano proprio distruggere. Tutte le signore dai 18, 26, 24 anni, tutte tagliate al zero, mamma mia quando erano brutte. I tedeschi non perdonavano. Stasera poi che tenevano lui, ci dava parecchia roba, ci dava. Ci stava Silvestro che è stato al campo di sterminio, Silvestro era ammazzato, Silvestro Fusco, avevano ammazzato, pure veniva sempre dalla sura là, gli dava sempre roba, gli dava.
Salvavamo, però quando c'è sette che pesavano una trentina di chili, 40 kg. Silvestro sapete che il padre è un figlio del dottore, là, Fusco. Fu salvato che gli deve essere, pure nei forni crematori, si salva a tempo, si salvava. No, solo a Dachau. Quando uno faceva qualcosa malavetta, manda a Dachau, La mia storia che se la raccontano non la credono, io l'ho vissuta. Poi quando vennero gli americani, tutti quanti con le mani alzate, e loro stavano con le macchine, come da qua a Fontana Fredda, tutte le macchine una dietro l'altra, con le mani alzate. E poi vennero gli americani e ci davano i cioccolati, ci davano roba come. Però i tedeschi, torno alla baracca, stavano pronti per tutte le bombole di benzina, che ci dovevano incendiare, no? Perché per non ci consegnare gli americani. E invece in tempo, se no ci appicciavano in tempo baracca. Abbiamo sofferto parecchio. Con il cibo carne prima con i camion, scappavano quelli tedeschi, poi pigliamo il treno là e ci portarono fino a. Io per paura che non scendevo a Teano, scesi prima di Teano e mi facevo a piedi fino a Teano, tutto sporco di carbone e compagnia. E poi venni a casa. Mia sorella quando mi vide che a Teano da Sura, là, disse, mamma mia come stai combinando? Là non eravamo niente, eravamo una camicia sì e no, ma non eravamo che già la polizia, non eravamo niente. E sono stato parecchio tempo, sono tornato il 21 giugno sono arrivato qua, non stava niente più, tutto deserto. Però da Teano mi credevo che il treno non fermava, in realtà il treno era a carbone. Quando uscite da Teano era tutto nero e io andai dai suori di Teano, che mia sorella stava là, no? Quando mi videro le suore fecero festa, mi fecero mangiare, mi fecero lavare. Poi da Teano, dopo questo qua, venne a piedi a Roccovino. Allora, venendo a Roccovino da Teano, passai per la masseria, che è una masseria al Turanus, e là ci stava uno, si chiamava Seppuro, dice, oh Vittorio, e dove venite? Uno della ma me. Allora mi dite qualcosa da mangiare, ma io non arrivavo all'ora di venire a casa. E venni a casa, no? Un sacco di feste mi fecero tutti quanti, si riunirono tanta gente, tutti quanti che avete fatto, La prima sera quando dormì in coppa era in solo, pare che non era letto. Noi eravamo in coppa un pagliariccio pieno di è stato brutto, è stato là.